Ciao, sono il dottor Max, della PharmaMax, che si occupa della pubblicazione dei foglietti illustrativi dei farmaci, in formato video, dove io personalmente vi leggerai i bugiardini. In questo video ti leggo il bugiardino del farmaco. Diprivan Aspen Pharma Trading Limited. Ultimo aggiornamento. 4 novembre 2021. Cos'ha Diprivan? Confezioni, informazioni commerciali sulla prescrizione, indicazioni, posologia, controindicazioni, avvertenze speciali e precauzioni di impiego, interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione, assumere Diprivan durante la gravidanza e l'allattamento, effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari, effetti indesiderati, sovradosaggio, proprietà farmacodinamiche, proprietà farmacocinetiche, dati preclinici di sicurezza, elenco degli eccipienti, farmaci equivalenti, farmaci esteri. Cos'ha Diprivan? Diprivan ha un farmaco a base del principio attivo propofol, appartenente alla categoria degli anestetici generali e nello specifico altri anestetici generali. È commercializzato in Italia dall'azienda Aspen Pharma Trading Limited. Diprivan può essere prescritto con ricetta OSP, medicinali soggetti a prescrizione medica limitativa, utilizzabili esclusivamente in ambiente ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile. Confezioni. Diprivan 10 mg/ml emulsione iniettabile per uso endovenoso 5 fiale 20 ml. Diprivan 10 mg/ml emulsione per infusione 1 flacone 50 ml. Informazioni commerciali sulla prescrizione. Titolare: Aspen Pharma Trading Limited. Ricetta: OSP, medicinali soggetti a prescrizione medica limitativa, utilizzabili esclusivamente in ambiente ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile. Classe H. Principio attivo: propofol. Gruppo terapeutico: anestetici generali. Forma farmaceutica: emulsione. Indicazioni: il prodotto ha indicato per l'induzione ed il mantenimento dell'anestesia generale in adulti e bambini di età superiore ad un mese, per la sedazione di pazienti di età superiore ai 16 anni ventilati artificialmente nelle unità di terapia intensiva. Posologia: la dose di Diprivan deve essere individualizzata da un anestesista esperto sulla base dell'età o del peso corporeo, sensibilità del paziente e di terapie concomitanti. Propofol ha un anestetico endovenoso di breve durata ed è stato usato in associazione con l'anestesia spinale ed epidurale. Si raccomanda di graduare la dose di propofol sulla base della risposta del paziente, fino alla evidenza clinica dell'inizio dell'anestesia. Il contenuto di una fiala o di un flaconcino di Diprivan è indicato per il singolo uso, in un solo paziente. Per istruzioni specifiche concernenti la somministrazione di Diprivan tramite il sistema di infusione computerizzato Euros Diprifusor Euro STCI, Target Controlled Infusion, che contiene il software Euros Diprifusor Euro S. Vedere in Euros modo di somministrazione TCI. Somministrazione di Diprivan tramite il sistema Euros Diprifusor Euro S TCA Euro S. L'utilizzo di questo sistema è previsto esclusivamente per l'induzione ed il mantenimento dell'anestesia negli adulti. L'utilizzo del sistema Euros Diprifusor Euro STCI non è consigliato nella sedazione in terapia intensiva o nei bambini. Induzione dell'anestesia generale adulti. Per i pazienti adulti, di età inferiore ai 55 anni, sono richieste dosi comprese tra 1,5 e 2,5 mg/kg. In pazienti adulti in buona condizione di salute ha richiesta una velocità di somministrazione di 2-4 ml, 20 a 40 mg, per 10 secondi, approssimativamente. Nei pazienti ad elevato rischio, appartenenti alle classi 3 e 4 della classificazione ASA, American Society of Anesthesiologists, la velocità di somministrazione deve essere di 2 ml, 20 mg, per 10 secondi. Bambini di età superiore a 1 mese si raccomanda di somministrare Diprivan lentamente fino all'evidenza clinica dell'inizio dell'anestesia. La dose deve essere proporzionata all'età o al peso corporeo. La maggior parte dei bambini di età superiore a 8 anni richiede una dose di circa 2,5 mg/kg per l'induzione dell'anestesia. Per i bambini di età inferiore, in particolare compresa fra 1 mese e 3 anni, la dose richiesta può essere superiore, 2, 5, 4 mg/kg. Data la mancanza di esperienza clinica, dosi più basse sono raccomandate per i bambini ad aumentato rischio, grado ASA-IIV. La somministrazione di Diprivan tramite il sistema Euros Diprifusor Euro STCI non è consigliata nei bambini in qualsiasi indicazione. Anziani. Nei pazienti di età superiore ai 55 anni, ha generalmente richiesta una dose minore. Mantenimento. L'anestesia deve essere mantenuta somministrando Diprivan 10 mg/ml per prevenire i segni clinici di un'anestesia superficiale o con voli ripetuti in dosi addizionali comprese tra 25 mg, 2,5 ml e 50 mg, 5,0 ml o in infusione continua. Negli adulti.
4A12 mg/kg/H. Negli anziani, pazienti defedati, pazienti ipovolemici e pazienti di gradi ASA-IV, 4 mg/kg/H. Nei bambini di età superiore a 1 mese. La velocità di somministrazione richiesta varia considerevolmente fra i pazienti, ma velocità di 9-15 mg/kg/H consentono generalmente un'anestesia soddisfacente. Nei bambini di età inferiore, in particolare compresa fra 1 mese e 3 anni, la dose necessaria può essere superiore. Nei pazienti di gradi ASA-IV e IV sono raccomandate dosi più basse, vedere anche sezione 4.4. Sedazione in pazienti ventilati nelle unità di terapia intensiva. Per la sedazione di pazienti nelle unità di terapia intensiva si deve somministrare diprivan mediante infusione continua. La velocità di infusione dipende dalla profondità di sedazione richiesta. Generalmente, velocità di infusione comprese tra 0,3 e 4,0 mg/kg/H permettono di raggiungere livelli soddisfacenti di sedazione, vedere sezione 4.4. Propofol non ha indicato per la sedazione di pazienti con età inferiore a 16 anni nelle unità di terapia intensiva, vedere sezione 4.3. Si raccomanda di non superare la dose di 4 mg/kg/H. La somministrazione di diprivan tramite il sistema Euros Diprifusor Euro STCI non è consigliata durante la sedazione in terapia intensiva. Non ci sono dati sulla modalità di concentrazione ottimale al sito d'azione per la sedazione dei pazienti ventilati IQ, vedi paragrafo TCI, Target Controlled Infusion. Quindi, tale uso non è raccomandato. Somministrazione per infusione. Diprivan 10 mg/ml tal quale o diluito in soluzione di destrosio al 5% può essere somministrato per infusione endovenosa, impiegando i diversi sistemi di controllo dell'infusione. Quando viene impiegato non diluito nel mantenimento dell'anestesia è necessario l'uso di pompe a siringa o pompe volumetriche tali da permettere il controllo della velocità di infusione. Per l'emulsione diluita la linea di infusione deve comprendere almeno una buretta, un contagocce o una pompa volumetrica per evitare il rischio di una somministrazione accidentale e non controllabile di grandi volumi di diprivan 10 mg/ml. La quantità massima di soluzione diluita da immettere nella buretta deve essere calcolata tenendo in considerazione il rischio di una eventuale infusione non controllabile. Diprivan 10 mg/ml può essere somministrato mediante un dispositivo Euros Euro-S posto vicino al sito di iniezione, contemporaneamente ad infusioni endovenose di sodio cloruro allo 0,9% o di destrosio al 5%. Diprivan 10 mg/ml può essere premiscelato con soluzioni per infusione endovenosa di destrosio al 5% in flaconcini di vetro o in sacche per infusione in PVC. Si deve miscelare 1 parte di diprivan 10 mg/ml con al massimo 4 parti di destrosio 5%. Nel caso delle sacche in PVC si raccomanda che la sacca sia piena e che tutto il volume tolto dalla sacca per preparare la diluizione venga sostituito da un pari volume di diprivan 10 mg/ml. L'emulsione così diluita va preparata tenendo conto delle opportune norme di asepsi, immediatamente prima della somministrazione e deve essere utilizzata entro 6 ore dalla diluizione. Solo nei casi di induzione dell'anestesia diprivan 10 mg/ml può essere premiscelato, immediatamente prima della somministrazione ed asetticamente, con lidocaina cloridrato iniettabile, allo 0,5-1%, senza conservanti, nella proporzione di 20 parti di diprivan 10 mg/ml e, fino ad un massimo, di 1 parte di lidocaina cloridrato iniettabile, allo 0,5-1%, senza conservanti. Diprivan 10 mg/ml può essere premiscelato con soluzione iniettabile da 500 microgrammi/ml di alfentanil nel rapporto da 20:1 a 50:1 V/V. Le miscele devono essere preparate usando una tecnica sterile e devono essere utilizzate entro 6 ore dalla preparazione. Durata della somministrazione. La durata della somministrazione non deve superare i 7 giorni. Ulteriori informazioni d'uso per diprivan 10 mg/ml. Diprivan può essere somministrato mediante un dispositivo A Y posto vicino al sito di iniezione, contemporaneamente ad infusioni endovenose di glucosio al 5%, sodio cloruro allo 0,9% o glucosio al 4% con sodio cloruro allo 0,18%. La siringa di vetro pre-riempita ha una resistenza di scorrimento minore delle siringhe di plastica monouso e funziona più facilmente. Pertanto, se diprivan viene somministrato utilizzando manualmente una siringa pre-riempita senza l'ausilio di una pompa, la linea di infusione tra la siringa ed il paziente non deve essere lasciata aperta se incustodita. Quando vengono usate le siringhe pre-riempite è importante assicurarsi della compatibilità con le pompe a siringa.
In particolare le pompe devono essere disegnate in modo tale da prevenire l'eventualità di infusioni incontrollate e devono avere un sistema di allarme ad occlusione. Con pressione non superiore a 1000 mmHg. Se per l'utilizzo delle siringhe pre-riempite di Diprivan viene impiegata una pompa programmabile o equivalente, che offra la possibilità di scelta fra differenti tipi di siringa, si deve scegliere il programma 50-60 ml. Plastipac. TCI, Target Controlled Infusion, somministrazione di Diprivan tramite il sistema Euros Diprifusor Euro STCI. Diprivan può essere somministrato con il TCI tramite il sistema Euros Diprifusor Euro STCI, che contiene il software Euros Diprifusor Euro STCI. Questo sistema è in grado di operare solo mediante il riconoscimento elettronico di un sito delle siringhe pre-riempite contenenti Diprivan 10 mg/ml o Diprivan 20 mg/ml. Il sistema Euros Diprifusor Euro STCI è in grado di regolare automaticamente la velocità di infusione per raggiungere la concentrazione selezionata dall'operatore. L'utilizzatore deve avere familiarità con il manuale d'impiego della pompa per infusione, con la somministrazione di Diprivan tramite il sistema TCI e con il corretto utilizzo del sistema di identificazione delle siringhe. Tutte queste informazioni sono riportate nel manuale utente di Euros Diprifusor Euro S disponibile presso AstraZeneca. Il sistema Euros Diprifusor Euro STCI può fornire due modalità di infusione ottimale e controllata: concentrazione ematica ottimale e concentrazione ottimale al sito d'azione, cervello. I precedenti modelli forniscono solo la modalità concentrazione ematica ottimale. La somministrazione di Diprivan tramite il sistema Euros Diprifusor Euro STCI è indicata solo negli adulti per l'induzione ed il mantenimento dell'anestesia generale. Non è consigliata per la sedazione in terapia intensiva o nei bambini. Per ottenere l'induzione ed il mantenimento dell'anestesia negli adulti, Diprivan può essere somministrato per mezzo di un sistema di infusione computerizzato, TCI. Questo sistema permette di controllare l'induzione e la profondità di anestesia o della sedazione attraverso la selezione e la regolazione di concentrazioni ottimali, teoriche, ematiche o al sito d'azione di propofol. L'utilizzo della modalità di concentrazione ottimale al sito d'azione permette una più rapida induzione della sedazione o dell'anestesia rispetto all'utilizzo della modalità di concentrazione ematica ottimale. Se il sistema Euros Diprifusor Euro STCI è stato utilizzato per l'anestesia, può essere continuato nel periodo post-operatorio per fornire sedazione in terapia intensiva, mediante selezione appropriata della concentrazione ottimale. Di seguito viene riportata una guida alle concentrazioni ottimali di propofol. In considerazione della variabilità interpersonale della farmacocinetica e della farmacodinamica di propofol, sia in pazienti premedicati che non, le concentrazioni ottimali di propofol devono essere selezionate in base alla risposta del paziente in maniera da raggiungere la profondità di anestesia necessaria. Nei pazienti adulti di età inferiore ai 55 anni l'anestesia può essere generalmente indotta con concentrazioni ematiche ottimali di propofol dell'ordine di 4-8 microgrammi/ml o con concentrazioni ottimali al sito d'azione di 2-5-4 microgrammi/ml. Nei pazienti premedicati si consiglia una concentrazione ematica iniziale ottimale di 4 microgrammi/ml o una concentrazione ottimale al sito d'azione di 2,5 microgrammi/ml e nei pazienti non premedicati si consiglia una concentrazione ematica iniziale ottimale di 6 microgrammi/ml o una concentrazione ottimale al sito d'azione di 4 microgrammi/ml. Il tempo di induzione con concentrazioni ematiche ottimali è generalmente di 60-120 secondi. Concentrazioni ematiche ottimali superiori permettono di ottenere una più rapida induzione dell'anestesia, ma possono comportare una depressione respiratoria ed emodinamica più pronunciata. Quando si usano concentrazioni ottimali al sito d'azione, l'uso di concentrazioni ottimali superiori per raggiungere un'induzione più rapida dell'anestesia non è necessario e non è raccomandato. Concentrazioni iniziali minori devono essere usate in pazienti di età superiore ai 55 anni ed in pazienti di grado ASA 3-4, l'utilizzo della modalità sito d'azione nei pazienti di grado ASA 4 non è raccomandato. Per la modalità al sito d'azione una concentrazione iniziale ottimale di 0,5-1,0 microgrammi/ml deve essere usata. Per entrambe le modalità di concentrazione ottimale, le concentrazioni possono poi essere aumentate con incrementi successivi di 0,5-1,0 microgrammi/ml ad intervalli di 1 minuto per raggiungere una graduale induzione dell'anestesia. Generalmente ha richiesta un'analgesia supplementare e l'entità della riduzione delle concentrazioni ottimali per il mantenimento dell'anestesia in relazione alla quantità di analgesico somministrato contemporaneamente.
concentrazioni ematiche ottimali di propofol dell'ordine di 3-6 microgrammi/ml e concentrazioni ottimali al sito d'azione di 2-5-4 microgrammi/ml solitamente inducono e mantengono una soddisfacente anestesia. In assenza di analgesia aggiuntiva, concentrazioni superiori ottimali al sito d'azione di 5-6 microgrammi/ml possono essere necessarie per facilitare la laringoscopia o per abolire le risposte agli stimoli dolorosi. Per entrambe le modalità di concentrazione ottimale, al risveglio le concentrazioni previste di propofol, ematica o al sito d'azione, sono generalmente dell'ordine di 1,0-2,0 microgrammi/ml e dipendono dalla quantità di analgesico somministrato durante il mantenimento. Quando le concentrazioni ottimali sono ridotte, il Aeros di Prifusor Aero-S arresta transitoriamente l'infusione per consentire alle concentrazioni di abbassarsi e raggiungere un nuovo target più velocemente. Controindicazioni. L'impiego di Diprivan è controindicato nei pazienti con nota ipersensibilità a propofol o ad una qualsiasi degli eccipienti. Diprivan 1% contiene olio di soia e non deve essere usato nei soggetti ipersensibili all'arachidi o alla soia. Diprivan non deve essere impiegato nei pazienti di età pari o inferiore a 16 anni per la sedazione in caso di terapia intensiva, vedere paragrafo 4.4. Avvertenze speciali e precauzioni di impiego. Diprivan deve essere somministrato da operatori sanitari specializzati in anestesia o, quando appropriato, da medici qualificati nel trattamento di pazienti in terapia intensiva. I pazienti devono essere monitorati costantemente e, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione. Diprivan è stato utilizzato in associazione all'anestesia spinale ed epidurale con farmaci usati comunemente per la premedicazione, farmaci bloccanti neuromuscolari, agenti somministrati per via inalatoria e analgesici. Non ha, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Interazioni riportate su letteratura scientifica internazionale. Prima di prendere Diprivan insieme ad altri farmaci come Aeros Rifadina Euro, Aeros Rifatera Euro, Aeros Rifina Euro, eccetera. Chiedi al tuo medico o farmacista di fiducia di verificare che sia sicuro e non dannoso per la tua salute assumere Diprivan durante la gravidanza e l'allattamento. Posso prendere Diprivan durante la gravidanza e l'allattamento? La sicurezza di Diprivan durante la gravidanza non è stata stabilita. Studi condotti in animali hanno mostrato tossicità riproduttiva, vedere paragrafo 5.3. Diprivan non deve essere somministrato alle donne in, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari. I pazienti devono essere informati che le prestazioni in attività specializzate, per esempio guidare veicoli e utilizzare macchinari, possono essere compromesse per qualche tempo dopo l'utilizzo di Diprivan. In genere, la compromissione indotta dalla somministrazione di Diprivan non è rilevabile dopo 12 ore, vedere paragrafo 4.4. Effetti indesiderati. L'induzione e il mantenimento dell'anestesia o della sedazione con Diprivan avvengono generalmente in modo uniforme con evidenze minime di eccitazione. Le reazioni avverse da farmaco segnalate più comunemente sono gli, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Sovradosaggio. Il sovradosaggio accidentale causa probabilmente la depressione cardiorespiratoria, che deve essere trattata mediante ventilazione artificiale con ossigeno. La depressione cardiovascolare può richiedere l'abbassamento della testa del paziente e, se è grave, l'impiego di plasma expander e agenti ipertensivanti. Proprietà farmacodinamiche. Categoria farmacoterapeutica. Altri anestetici generali. Il codice ATCAN01AX10. Propofol ha un anestetico per uso endovenoso, a breve durata d'azione, per l'induzione ed il mantenimento dell'anestesia generale per proprietà farmacocinetiche. Propofol si lega al 97% con le proteine plasmatiche. Dopo infusione endovenosa è stata riscontrata un'emivita di eliminazione tra 277 e 403 minuti. Dopo la somministrazione in bolo, dati preclinici di sicurezza. Dati preclinici basati su studi convenzionali di genotossicità non hanno evidenziato particolari rischi per l'uomo. Studi pubblicati condotti su animali, compresi primati, a dosi che inducevano anestesia leggera moderata, hanno dimostrato, elenco degli eccipienti: sodio edetato, olio di soia raffinato, fosfati depurificato d'uovo, glicerolo, sodio idrossido, acqua per preparazioni iniettabili. Farmaci equivalenti. I farmaci equivalenti di Diprivan a base di propofol sono Diprivan, Propofol Cabi, emulsione, Rapiva, Ripol, Unifol, emulsione. Fonte, foglietto illustrativo. AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco.
Le informazioni presenti possono non risultare essere aggiornate. Per avere accesso alla versione più aggiornata, si consiglia l'accesso al sito web dell'AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Grazie per avermi seguito fino a qui, spero che la PharmaMax ti sia stata utile, iscriviti al canale e sarai informato sulla pubblicazione dei nuovi video bugiardini. Buon proseguimento, ci vediamo al prossimo farmaco esaminato.